In questo video vi offrirò 25 frasi utilissime per la conversazione di tutti i giorni. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. Quando parliamo, tendiamo a utilizzare sempre le stesse espressioni. Quindi ho raccolto una serie di frasi più ricercate, originali, alternative che probabilmente ancora non conoscete, ma che noi italiani utilizziamo molto spesso nella vita reale e che vi aiuteranno a dare un tocco in più alle vostre conversazioni con i madrelingua. In questo video vedremo proprio tutte queste espressioni divise per categorie e non dimenticate di restare fino alla fine del video per il nostro consueto esercizio di ripasso. Cominciamo chiaramente con le frasi da utilizzare quando incontriamo qualcuno per salutarlo, sia se conosciamo questa persona, sia se non la conosciamo. Che bella sorpresa incontrarti qui! Questa si usa quando si incontra qualcuno che conosciamo, ma in modo inaspettato o in un posto in cui non pensavamo di trovarlo. Se poi avete visto quella persona di recente, potete aggiungere di nuovo. Che bella sorpresa incontrarti qui di nuovo. Ci siamo visti pochi giorni fa. Finalmente ci conosciamo di persona. Questa è molto utile sia nel contesto lavorativo sia nel contesto sociale in generale e si usa quando con quella persona in precedenza avete comunicato solo a distanza, quindi con email, lettere, telefono, videochiamate e finalmente la vedete dal vivo, quindi di persona. Chiaramente è una frase molto calorosa, trasmette proprio il calore, il piacere di incontrarsi faccia a faccia. Parli del diavolo o la sua versione completa, parli del diavolo e spuntano le corna. Questo modo di dire si usa quando qualcuno arriva o compare proprio nel momento in cui se ne stava parlando. Non so, state discutendo con un vostro collega sulla presentazione di un altro vostro collega. Questa persona arriva e voi dite: parli del diavolo, stavamo proprio discutendo della tua presentazione. Ho sentito parlare molto di te. Utilizziamo questa come complimento quando incontriamo qualcuno per la prima volta, ma si tratta di qualcuno con cui abbiamo legami, conoscenze in comune, che probabilmente ci hanno detto molte cose sul suo conto. E di solito l'altra persona risponde sempre con spero solo cose buone. Ho sentito molto parlare di te. Spero solo cose buone. Spero che questa persona, queste persone che entrambi conosciamo, non abbiano rivelato i miei difetti a te. Non credo che ci siamo mai incontrati. Questo è invece un modo educato per far capire a qualcuno che non lo si conosce e dunque invitarlo a presentarsi, ma senza risultare scortesi. Altrimenti possiamo fare noi stessi il primo passo e dunque aggiungere subito dopo piacere, mi chiamo. Adesso passiamo invece
a quelle frasi utili per aggiornarsi, cioè quelle frasi che usiamo con chi conosciamo per raccontarci cosa ci è successo dall'ultima volta che ci siamo visti. Un classico. Come vanno le cose? Che però è un po' più naturale e avanzato del solito come va o come stai. Ehi, come vanno le cose? E che comunque è sempre una domanda aperta che lascia all'altro la libertà di scegliere di che cosa parlare. Famiglia, lavoro, interessi. Non impone nessun argomento. Cosa hai combinato di bello? Questa invece è una frase amichevole, informale, per chiedere cosa qualcuno abbia fatto ultimamente. Anche se combinare può avere un senso malizioso in italiano, cioè fare qualcosa di sbagliato, ad esempio, qualcuno rompe un bicchiere. Ah, cosa hai combinato? In questo caso e in questo contesto il significato è positivo, comunque neutro, significa solo cosa hai fatto, ma in maniera più informale. La risposta però di solito è sempre niente di speciale, nulla di che, tranne se qualcuno è davvero disposto a raccontarci di qualcosa in particolare che ha fatto. Cosa mi sono persa? Raccontami tutto. Anche questo è un po' simile. L'idea è che non ci siamo visti per un po' e quindi desideriamo ricevere aggiornamenti e vogliamo essere messi al corrente su tutto quello che è successo nella vita dell'altra persona. Abbiamo un sacco di cose da raccontarci. Si usa quando è passato molto tempo dall'ultimo incontro e sono successe tante cose sia da una parte che dall'altra. Questa è un po' la classica frase che si può dire al vecchio compagno di scuola del liceo, quando lo si vede dopo molti anni. Magari lo seguite su Facebook e avete visto che posta varie cose della sua vita, probabilmente voi fate lo stesso, quindi sapete che ci sono delle cose di cui parlare. Ci sarebbe tanto da dire, ma non è né il momento né il posto. Questa invece è un po' il contrario delle altre e si usa quando non è opportuno entrare nei dettagli in quel contesto. Magari siete ad un funerale. Ecco, non è il caso di parlare delle vostre vite lì. In alternativa potreste dire: te lo racconto con calma un'altra volta. Se qualcuno vi fa delle domande, ma non ritenete quello essere il momento giusto. Vi ricordo, come sempre, che potete trovare tutte queste frasi con le loro spiegazioni per iscritto sul nostro sito web lernamo.com nell'articolo dedicato. Se non lo trovate, andate in lezioni e sulla barra di ricerca digitate le parole chiave, così immediatamente lo trovate. Questo vale per tutti i video che pubblico e l'articolo è disponibile in 3 lingue. Alla fine ci sono gli esercizi interattivi per ripassare e il podcast da scaricare e ascoltare dove volete. Passiamo adesso a delle domande aperte, perfette per far parlare le persone di sé. Quindi vanno molto bene se non conoscete tanto la persona di fronte a voi, ma volete cambiare questo. Come ti sei avvicinato o avvicinata
a questo campo. Questo va molto bene se siete già nel contesto lavorativo o se state parlando di lavoro, perché quando parliamo di campo facciamo riferimento proprio al lavoro. Ed è un modo educato e curioso di chiedere a qualcuno come sia arrivato al proprio lavoro, alla propria passione. Non so, come ti sei avvicinata al mondo del marketing? Un classico che non passa mai di moda. Cosa fai nel tempo libero? Semplice, diretto, apre le porte a tutta una conversazione su hobby, interessi, sport, passioni. Cosa ti appassiona davvero? Anche questa è una bellissima domanda perché vogliamo sapere di più sulle emozioni di quella persona, i suoi desideri, ciò che la entusiasma, ciò che la coinvolge emotivamente. Ed è sicuramente una domanda un po' più intima rispetto alle precedenti. Cos'è che ti fa alzare la mattina? Che è come dire, cosa ti spinge ad andare avanti? Cosa dà senso alla tua giornata? E questa è una domanda perfetta per sapere di più della motivazione di qualcuno. Rispondete anche voi nei commenti. Cos'è che vi fa alzare la mattina? Oppure un po' simile. Cosa ti dà soddisfazione nella vita? Per sapere appunto cosa porta gioia, soddisfazione a quella persona. E magari se non volete essere così profondi, potete anche optare per qualcosa di un po' più leggero, tipo cosa ti piace fare per staccare la spina? E adesso, parlando appunto di contatti, passiamo alle frasi proprio per mantenere i contatti. Non avete voglia di perdere quella persona che avete di fronte, se avete voglia di continuare a vederla. Mi piacerebbe riprendere questo discorso con più calma. È un modo elegante per mettere in pausa una conversazione interessante, con l'intenzione esplicita di continuarla in futuro. Magari uno dei due riceve una telefonata o venite chiamati da qualcun altro, non c'è più tempo, però volete continuare quella conversazione. E allora usate questa. Sento che avremo ancora tanto di cui parlare. Questa frase invita implicitamente l'altra persona a suggerire di rivedervi o di restare in contatto, senza essere diretti in modo eccessivo. Dalla sua reazione potrete capire se l'altra persona vuole rivedervi oppure no. Dovremmo continuare a parlarne davanti a un caffè tipico italiano ovviamente, e suggerisce di voler proseguire la conversazione magari in un contesto più rilassato, condividendo un momento sereno di pausa. Nulla vi vieta di rimpiazzare un caffè con una cena, un pranzo, un cornetto, qualsiasi cosa che si mangi o si beva. Dobbiamo rifarlo. Semplice, efficace. Significa che l'incontro è stato piacevole, avete chiacchierato e siete stati bene con quella persona, volete ripeterlo. Mandami 2 righe e organizziamo qualcosa. Mandare 2 righe significa inviare un breve messaggio ed è appunto un invito informale a farsi vivi per organizzare un prossimo incontro. Chiaramente questo funziona se già avete il numero dell'altra persona, se l'altra persona ha il vostro,
O in alternativa potete accompagnare questa frase con un biglietto da visita in cui date all'altra persona il vostro numero, per esempio. Finita la conversazione, è il momento di congedarsi. Però andarsene è sempre un momento un po' delicato nella conversazione. Immaginiamo che voi abbiate l'esigenza di andare via. Come troncare quella conversazione senza necessariamente offendere l'altra persona? Sono un po' di corsa. È un modo educato per far capire che si deve andare senza risultare troppo scortesi o frettolosi. Non dà spiegazioni inutili. È diretto ma gentile. Dai che mi devo muovere. Questo è molto molto più colloquiale. Va bene se conoscete bene l'altra persona, però è molto naturale. Questo è infatti molto utilizzato da noi italiani nella vita di tutti i giorni, spesso accompagnato da un gesto tipo questo, unendo e sfregandosi le mani, o se si è seduti, colpire le proprie cosce e sfregarle un po'. Dai, che mi devo muovere. E segnala fisicamente l'intenzione di andare via. Muoversi in questo senso significa avere fretta. Devo proprio scappare. Devo, è un obbligo esterno, non una scelta personale. Non ho alternative. Il che rende ovviamente il congedo meno brusco. Purtroppo non posso fare altrimenti. Se volete potete anche aggiungere: ma è stato bello parlare con te. Non voglio monopolizzarti, ci sono altri che vogliono parlarti. Questo è sicuramente un modo molto lusinghiero per congedarsi. È una sorta di complimento velato. Fa capire all'altro che è una persona molto apprezzata, molto richiesta, molto popolare. Però dovete assicurarvi che un minimo lo sia e che davvero ci sia qualcun altro che si avvicina per parlare. Altrimenti, se non fosse così, ma se cercate un modo comunque per allontanarvi, ma in modo cortese, potete dire: ti ho già rubato troppo tempo, che mette l'accento sul rispetto del tempo altrui, così che non risultiate degli attaccabottone. Si va via per riguardo nei confronti dell'altra persona, anche se non c'è nessun altro che vuole parlarle. Ho menzionato attaccabottone. Questa è una parola tutta italiana che non credo abbia una traduzione in altre lingue, ma fatemi sapere nei commenti se è così. Ve ne parlo nel dettaglio nel video che trovate qui in alto nella card o giù in descrizione, dedicato proprio a tutte queste parole italiane intraducibili in altre lingue. Io vi ricordo che queste 25 frasi sono perfette per conversare in italiano, fare nuove conoscenze o ritrovarsi con vecchi amici. Quindi mi raccomando, vi consiglio di usare sul serio queste frasi e queste espressioni nelle conversazioni con italiani. Per esempio, se acquistate un pacchetto di italiano intensivo, il nostro corso pieno zeppo di ore di lezioni individuali online con i nostri insegnanti madrelingua qualificati, potete usare queste espressioni proprio con il vostro insegnante o la vostra insegnante nel contesto. Quindi è sicuramente diverso utilizzare queste domande con una persona vera di fronte a voi, una persona che si emoziona, una persona che vi risponde, vi ascolta, vi fa delle domande successivamente. Insomma, il contatto umano è veramente molto importante per fare pratica con una lingua che ovviamente va parlata. Quindi visitate questo link, scegliete il pacchetto che più si adatta alle vostre esigenze e cominciate da subito a
parlare italiano. Non vi preoccupate, gli errori fanno parte del percorso. Potete fare lezione quando volete, anche nel fine settimana, quindi c'è molta flessibilità in questo senso. E credetemi quando vi dico che è molto facile diventare amici dei vostri insegnanti e quindi creare anche un bel rapporto, soprattutto un rapporto di fiducia, sicurezza, che è molto importante. Adesso è il momento dell'esercizio per mettervi alla prova. Io vi darò 5 affermazioni e voi dovrete determinare se queste affermazioni sono vere o false. Parli del diavolo e spuntano le corna. Si dice quando qualcuno arriva proprio mentre lo si stava menzionando. Vero o falso? Cosa hai combinato di bello? È una domanda amichevole per sapere cosa ha fatto qualcuno ultimamente. Vero o falso? Mandami 2 righe. Significa inviare una poesia. Vero o falso? Non voglio monopolizzarti. È una frase scortese per allontanare qualcuno. Vero o falso? Ti ho già rubato troppo tempo. È una critica rivolta all'altra persona. Vero o falso? Tra poco vi darò le soluzioni. Volevo però ricordarvi, se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, ricevere tanti aggiornamenti, materiali gratuiti per migliorare il vostro italiano e ricevere ogni settimana un episodio di una storia proporzionata al vostro livello di italiano, con le avventure dei personaggi, ripasso grammaticale, esercizi e molto altro. È tutto gratis. Vediamo un po' se queste affermazioni erano vere o false. Parli del diavolo e spuntano le corna. Si dice quando qualcuno arriva proprio mentre lo si stava menzionando. È così. Cosa hai combinato di bello? È una domanda amichevole per sapere cosa ha fatto qualcuno ultimamente. Anche questa è vera. Mandami 2 righe significa inviare una poesia. No, falso. Significa inviare un breve messaggio. Non voglio monopolizzarti. È una frase scortese per allontanare qualcuno. Non è affatto scortese. Siamo noi che vogliamo allontanarci perché non vogliamo che quella persona parli solo con noi. Ti ho già rubato troppo tempo. È una critica rivolta all'altra persona. Assolutamente no, falso, non è una critica. Anche in questo caso vogliamo allontanarci perché non vogliamo che quella persona parli solo con noi. Quante ne avevate indovinate? Fatemelo sapere nei commenti, fatemi anche sapere qual è la vostra espressione preferita. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e lasciare un mi piace al video che ci aiuta tanto e iscrivervi su tutti gli altri social, anche con tutti gli altri contenuti. Con questo è tutto, vi aspetto prestissimo in un nuovo video.